Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche generali. Grazie per la seconda parte di luglio. Abbiamo il mago, amici del cancro, periodo di nuovi inizi. Il mago parla di quello che è un'azione, il fare qualche cosa per arrivare a concretizzare la vostra realtà, la realtà che voi volete. È una carta di manifestazione, quindi può anche far riferimento a tutte quelle persone che in questo momento stanno facendo i lavori di visualizzazione, i lavori con la legge d'attrazione. Andiamo a vedere gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Ok, wow, potere superiore. Difatti ho appena parlato di legge di manifestazione, legge di attrazione. Il potere superiore qui, se ci fate caso, c'è una sorta di chiave che esce dal terzo occhio di questa persona. È una carta numero 4 e parla proprio di quello che è la capacità di connessione che avete in questo momento con il vostro sé superiore, con il vostro potere superiore. E poi abbiamo essere imparziali, carta numero 38. Qui si tratta di fare le giuste valutazioni del caso. Parla anche di non giudizio fondamentalmente questa carta, non solo nei confronti degli altri, ma anche proprio nei confronti di voi stessi. Probabilmente qui si tratta anche di iniziare a guardare le cose da un punto di vista oggettivo e non soggettivo, ok? Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare Ascendente e Segno Lunare e nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 3 di spade, un 5 di coppe e un 6 di bastoni. Allora, qui si parte da un 3 di spade, quindi si parte da qualche tipo di sofferenza, di dolore, di chiusura mi parlano, di tradimento. C'è stato qualche cosa che in qualche modo vi ha ferito, vi ha creato questo dolore e lo vediamo poi anche qui con il 5 di coppe che fa riferimento a quelle che sono le perdite. Può essere una perdita di un'occasione, una perdita di un'opportunità e il 5 di coppe parla sempre di quello che è una sorta di rammarico, una sorta di pentimento. C'è qualcuno che probabilmente si sta pentendo, si è pentito di qualche cosa che c'è stato nel passato. Può anche essere qualche cosa che non si è detto, qualche cosa che non si è fatto. mm? Abbiamo un 6 di bastoni. Il 6 di bastoni per molte persone fa riferimento a quello che è la vostra voglia di successo, di vittoria, di fama anche per qualcuno, ok? Abbiamo un 5 di spade e qui il 5 di spade parla di quelli che potrebbero essere dei conflitti mentali. Molte volte è la carta della falsa vittoria, quindi molte volte parla di quello che è una falsa vittoria della mente, dove in realtà si crede di aver vinto la battaglia piuttosto che la guerra, però è una sensazione, diciamo così, fittizia, è una sensazione finta, ok? Perché comunque in realtà non ci sono, cioè anche la parte che ha vinto ha subito una perdita, quindi in realtà è solo una vittoria della mente, ma concretamente entrambe le parti hanno perso qualcosa. Continuiamo poi con la carta del diavolo e la carta del mondo. La carta del diavolo parla di qualche tipo di tossicità, di qualche tipo di costrizione, di vincolo, piuttosto che di condizionamento, mentre la carta del mondo
fa presagire dei cambi, dei bei cambi in vista, insomma. La carta del mondo normalmente parla di una chiusura di ciclo, e di conseguenza l'apertura di un ciclo nuovo. La carta del mondo parla anche di quello che potrebbe essere per qualcuno un cambio di residenza, un cambio di lavoro, un cambio comunque. Molte volte il mondo, considerato che è vicino alla carta del diavolo, potrebbe fare riferimento a quello che è il bambino interiore. E qui con il 9 di spade, che finisce la lettura, sento che molte persone sono ancora un po', come vi posso dire, immerse in questa situazione di condizionamento mentale, se vogliamo, ok? Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto ci tengo a comunicare che ho iniziato a pubblicare il corso di tarocchi. È un corso base e adatto veramente a tutte le persone che vogliono prendere confidenza con questo strumento ed è gratis, ok? Quindi per chi avesse piacere, insomma, potete seguire la, la pubblicazione, insomma, nella mia playlist. Andiamo a vedere il 3 di spade, ok. Abbiamo la carta del mondo al contrario e il 10 di coppe. Allora, mondo. Qui si parla di qualche tipo di cambio che avrebbe dovuto esserci o che c'è stato ma non è andato come si voleva. C'è stato un qualche tipo di conclusione, ciclo, perché comunque abbiamo un 10 di coppe e c'è la carta del mondo. Sono due carte di fine ciclo, ok? Però cosa succede? Una è girata al contrario e l'altra è girata al dritto. Quindi probabilmente c'è questa sorta di sofferenza nello stare dove si è. Molte persone con questo 10 di coppe sono soddisfatte di dove sono, ma con la carta del mondo al contrario è come se avessero voglia di qualche cos'altro, di qualche cosa di diverso, come se avessero voglia di un cambio, come se avessero voglia di fare qualche cosa di nuovo. Vi ricordo che avevate il mago come carta principale, quindi si parla di inizi. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo l'imperatrice. Vediamo che altro. E un 8 di spade. Allora, io credo che qui quella sorta di pentimento che si sta vivendo con il 5 di coppe sia riferito proprio a quello che è la vostra capacità di creare, la vostra, mi verrebbe da dire autostima, perché comunque avendo anche un 8 di spade qui, si sta vedendo la cosa più nera di quello che è. Si sta proiettando parecchia negatività su quello che è la situazione, infatti avete questo 5 di coppe. Andiamo avanti, vediamo il 6 di bastoni. Abbiamo un 6 di coppe e un 7 di spade. Sì, ragazzi, qui c'è qualcuno che si sta raccontando un po' delle bugie, se vogliamo, con questo 7 di spade per quello che riguarda un sogno, una relazione, un'amicizia, un qualche tipo di progetto che può essere arrivi dal passato, eh. Andiamo avanti, vediamo il 5 di spade. Abbiamo un 6 di spade al contrario e un 5 di bastoni. Sì, qui di nuovo un altro 5, quindi un'altra carta comunque di conflitto, di lotta. C'è qualcuno che fa fatica a lasciarsi indietro qualche cosa. Questo mondo al contrario ci parlava proprio della difficoltà di staccarsi, di spostarsi anche, proprio da un punto di vista fisico, per qualcuno. Per qualcun altro invece fa solo riferimento a qualche tipo di idea, qualche tipo di proiezione, come vedevamo qui con il 7 di spade, dalla quale è necessario spostarsi, ma è difficile. Andiamo a vedere questo diavolo.
Fante di spade al contrario e regina di coppe al contrario. Allora, qui il condizionamento può arrivare da due persone che potrebbero essere la vostra famiglia, quindi magari vi sentite condizionati nell'effettuare certe scelte perché avete altre persone, siete responsabili di altre persone, quindi questo diavolo potrebbe rappresentare questo tipo di condizionamento. Diversamente potrebbe anche rappresentare il fatto che siete talmente tanto in questo condizionamento mentale che avete perso di vista qual è oggettivamente la situazione. Il Fante di Spade parla di questo potere di controllo, no? Soprattutto quando è al contrario. E avendo anche la Regina di Coppe al contrario, sento che molte persone stanno soffocando letteralmente quello che sono le proprie emozioni, belle o brutte che siano. È come se si stessero soffocando delle emozioni e qui sento che questo diavolo potrebbe fare riferimento anche a quel tipo di costrizione, di schiavitù, di sensazione di non libertà, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il mondo. Allora, abbiamo un 8 di pentacoli, abbiamo l'imperatore, la stella al contrario e il re di spade. Allora, 8 di pentacoli, imperatore, stella al contrario e 8 di spade al dritto. Io credo che qui ci sia qualcuno che non si rende conto del tipo di potere superiore. Io credo che qualcuno qui non sia consapevole di questo potere, ok? Perché comunque abbiamo la carta dell'imperatore al contrario. Credo che e qui avevamo la carta dell'imperatrice, quindi per molte persone si potrebbe trattare di una relazione di tipo divino, predestinata, che sia una relazione romantica, familiare, piuttosto che di amicizia, è lo stesso. Però qui c'è qualcuno che ha bisogno di fondamentalmente riorganizzare le idee, ritrovare la propria stabilità personale, ritrovare quello che è la propria routine quotidiana, il proprio tran tran, indipendentemente da questi sogni, perché qui è un 6 di coppe e qui una carta della stella. Sento che c'è qualcuno che ha un forte desiderio di essere riconosciuto per il suo lavoro, per i suoi sforzi, per tutto quello che ha dato. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo l'appeso e l'8 di coppe. Sì, allora diciamo che alla fine del periodo vi vede ancora in fase riflessiva, o meglio, c'è qualcuno qui che ha deciso di non prendere decisioni, scusate il gioco di parole, veloci, impulsive, anche se comunque abbiamo il mondo parla di cambi molto veloci. Qui sento che è come se ci fosse qualche tipo di idea che vi illumina e qui la state ancora valutando. Qui si sta cercando di lasciare indietro tutti quelli che potrebbero essere potenzialmente i pensieri negativi, quelli che potrebbero essere le proiezioni. Avevamo un 7 di spade qui. Si tratta di vedere le cose da un altro punto di vista e non c'è la necessità di allontanarsi fisicamente da qualcuno, da qualcosa, anche se ripeto c'è il mondo e molte volte parla di questi spostamenti di tipo fisico, ok? Però sento che comunque alla fine del periodo riuscirete ad avere quello che è una sorta, guardate, avete anche il essere imparziali, quindi è come se riusciste a fare un bilancio di quello che è stata tutta questa situazione. È come se riuscisse ad avere una nuova visione di quello che è stato e di conseguenza rendervi conto di quello che dovete iniziare a fare, come dovete iniziare ad agire, insomma. Bene, andiamo a vedere ancora due carte da parte di Osho, quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni e per chi volesse ho attivato super grazie, quindi se volete offrirmi un caffè c'è anche quella possibilità lì. Ok, oltre alle illusioni e trasformazione, wow, due arcani maggiori.
Oltre le illusioni è la carta del giudizio. Qui ve l'ho detto, ci sarà qualche tipo di illuminazione, qualche idea, qualche presa di consapevolezza, ragazzi, che vi aiuterà a guardare più in là della sofferenza, ok? Di tutti questi pensieri negativi e delle proiezioni che fate. Trasformazione è la carta della morte. La morte parla di chiusura di cicli, ma anche oltre le illusioni, perché è un 20, sono 2 10. Quindi si parla di chiusure cicli e di inizio di nuovi cicli. Infatti anche la carta che comandava la lettura era la carta del mago. Quindi qui io credo che si finisca, si termini con quello che è un'attitudine inerente a una persona, a una situazione, ma anche se stessi, per cominciare a togliere, a elaborare tutto quello che è questo condizionamento, questa tossicità che c'è all'interno di questa situazione o di questa relazione. Se per voi dovesse vibrare come una stesa lavorativa, sento che sarà un periodo un po' impegnativo, ve la dovete abbastanza lottare, ma più è più una lotta con la vostra mente che non una lotta con qualcun altro. È come se doveste ritrovare la fiducia in voi stessi, ok? Infatti, oltre alle illusioni, chi vi ha detto che quella cosa lì non riuscite a farla o riuscite a farla? Non date retta a quello che dicono gli altri, voi provateci e basta. Solo dopo che ci avrete provato saprete se ce la potete fare o no. Prima sono solo idee degli altri. Trasformazione, appunto. Ci sarà una trasformazione nel vostro modo di pensare, nel vostro modo di captare, valutare e farvi condizionare. Bene, un'ultima carta da parte delle fatine per concludere la stesa. Vediamo che cos'altro vi danno. Responsabilità. Allora, il 5 di coppe normalmente fa riferimento a un senso di colpa. Però la parola colpa diciamo che non ci piace. La sostituirei volentieri con responsabilità, perché il senso di colpa in realtà si può tradurre come il prendersi la responsabilità di quello che si è detto o fatto, semplicemente senza crearsi sensi di colpa, perché quando noi abbiamo preso quella scelta, l'abbiamo presa perché pensavamo di essere nel giusto. Quindi col senno di poi è facile dire se avessi fatto, se avessi potuto, ok? Però cosa succede? Il senso di responsabilità arriva perché vi deve rendere consapevoli del fatto che noi siamo responsabili di quello che pensiamo, di quello che creiamo e di conseguenza della nostra realtà. Ok? Bene, cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!